Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione. Perché la fine a Napoli coincide sempre con l'inizio. Napoli è come Marte, è semplicemente diversa. Tutti se ne accorgono. Chi arriva in città si accorge subito di non trovarsi in un posto paragonabile ad altri. È un altro mondo che segue altre regole. Meglio o peggio sono due vocaboli senza significato, in questo caso. A Napoli esiste solo il superlativo. La città ha una natura bifacciale. È santa e sirena Partenope. È la peggiore città più bella del mondo. Ha la metropolitana più lenta del mondo, ai piedi del più bel vulcano che è il più pericoloso del mondo. 1 milione di persone ridono sapendo che potrebbero morire in un istante. Ma la consolazione c'è sempre. La fine arriverebbe guardando il più bel mare inquinato del mondo. Più che alle regole scritte, a Napoli ci si riferisce a un codice comportamentale fondato sulla libertà di azione e sulla creatività, sull'estero e sull'ingegno, che stimolano e rinnovano il pensiero. La libertà di azione è la dote immediata che la città offre, ma al tempo stesso è la condanna a vivere nella certezza dell'errore e della caduta. Alcuni elementi all'apparenza completamente fuori luogo sono capaci di trasformare il tutto in un altro tutto. La scheda telefonica tra i raggi trasforma la bicicletta in un motorino. Le rotelle applicate a una valigia la trasformano in un trolley. Sono le capacità di unire, di ingegnarsi, di trovare soluzioni alternative che caratterizzano il popolo di Napoli. Trasformare in una risorsa ciò che normalmente sembra un limite è uno dei punti di forza più caratteristici dei napoletani. Gli ostacoli e la difficoltà, attribuite alla casualità del destino e mai a colpe individuali, vengono percepiti come compagne quotidiane di sventura. È qui che trova conferma la teoria dell'evoluzione della specie. Se ti arrangi, sopravvivi. E se sei bravo, sopravvivi pure bene. A Napoli vivono solo i sopravvissuti. Abitare la città è un atto di resistenza che richiede metodo, organizzazione, legami, relazioni e strategie quotidiane. Vinta, schiacciata dalla storia, dominata ma mai domata, la resistenza non si divide in buoni e cattivi, buono e malamente, ma fa muro contro il nemico di turno, opponendo l'autenticità umana e la veracità dell'animo alla negatività dell'universo. La resistenza appartiene all'epica e non farà mai parte della storia. I napoletani si bagnano non poco, ma restano impermeabili agli accidenti. Possono piovere palle di fuoco eppure non si scansano, anzi stoicamente restano al loro posto con atteggiamento fatalista.
Secoli di dominazione hanno fortificato questa convinzione e consentito continue contaminazioni culturali. I napoletani sono permeabili alle differenze. Le inglobano e le trasformano, ma sono impermeabili alla consapevolezza. Non importa che sia un incontro casuale o l'avvio di un'amicizia che durerà per la vita, sempre il napoletano dà confidenza. È un bisogno interiore che si esprime in una capacità di relazionarsi con qualsiasi persona o situazione senza preconcetti. È una generosa attitudine a mostrarsi disponibile alle contaminazioni, ad aprirsi allo scambio e al dono. È la sua inconsapevole e unica possibilità di sopravvivenza. Città ostile, complicata, sempre sopra le righe. Eppure a Napoli esiste la felicità. La felicità quella vera, quella che ti scoppia in petto senza un motivo, quella che non sai come ti porta direttamente all'aggregazione, alla partecipazione, alla condivisione, alla festa e alla gioia. A Napoli la felicità è l'amica intima e bipolare dell'apocondria, non il suo semplice opposto. È lo scampato pericolo di non essere nati qui. È la contentezza senza una ragione. È un amore senza una fine. A Napoli si vivono avventure. Prendere un treno in periferia, arrivare al centro è un assalto alla diligenza. Pagare una raccomandata all'ufficio postale e sopravvivere a una tortura senza confessare. Passare da via Costantinopoli a largo San Giovanni è una gara fratricida di spermatozoi. Il napoletano resiste a tutto questo, lo attraversa con sforzo e con fierezza. Egli è l'eroe contemporaneo, capace di rispondere a tutto. A Napoli il tempo storico non esiste. Si attraversa la vita in un frattempo continuo, dove si dice mo per indicare tanto una cosa appena accaduta, quanto una che avverrà in un momento imprecisato, ma prossimo, del futuro. La stratificazione è a Napoli un'immersione nella cultura e nella lingua, che si mescolano senza tempo tra tremò e tirabuciò, brioche, choux e crouquet, vaiasse e chantose, momò, ambresse ambresse. Il sotto e il sopra, lo yin e lo yang, sono la complementarietà degli opposti, le contraddizioni che si annullano, le trasformazioni che arrivano a compimento, il cielo e la terra, il maschile e il femminile, l'io che contiene il noi, il sì che è pure no, il bianco e il nero, il positivo e il negativo. Ma sono soprattutto la sintesi delle contraddizioni, la reciprocità delle relazioni, la ricerca di un equilibrio, la prova del divenire, la certezza che pure nell'universo, come a Napoli, il caos tende a dinamiche di equilibrio. Napoli può sembrare una città qualunque, caos, inquinamento, violenza metropolitana, ma ha una sua specialità, qualcosa che la fa vibrare. Le emozioni, quando meno te l'aspetti, ti inchiodano e non puoi più andare via. Chi sopravvive a Napoli sopravvive alla sua capacità di turbare e sa che quello che vive quando l'attraversa non lo proverà mai più altrove.